È uscito GIMP 3.0. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex e oggi sono veramente onorato ed emozionato di dirvi che finalmente dopo 7 anni dal 2018 che si sta lavorando a questa nuova versione è uscito finalmente GIMP 3.0. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro browser di riferimento Chrome e siamo sulla pagina di gimp.org nella sezione notizie. Ok, qui ho tradotto in italiano perché come vedete il 16 di marzo è uscito finalmente dopo 7 anni di lavorazione questa attesissima versione, che in realtà per chi ha seguito tutte le release candidate, io ho fatto un video solo sulla release candidate numero 1, poi ovviamente sono state fatte altre 2 candidate al rilascio, quindi siamo arrivati alla terza. Ovviamente non pone grosse novità rispetto alla release candidate, però è veramente finalmente ufficiale la nuova versione stabile di questo meraviglioso programma che veramente ci fa intravedere di cosa è capace. Allora ragazzi, intanto quali sono le novità ovviamente che sono state introdotte rispetto alle versioni precedenti? Allora qui siamo, come vi dicevo, sulla pagina delle news di gimp.org e vedete che infatti dal 2018 ovviamente che si sta fondamentalmente lavorando, quindi dopo 7 anni, siamo al 2025, quali sono i punti salienti, diciamo? Chiaramente ragazzi vado un po' veloce perché già ho fatto diversi video sulla roadmap to GIMP 3.0, però ovviamente adesso andiamo a vedere, dopo vi dirò anche come è stato il mio test su questa versione di GIMP e vi dirò che sono soddisfatto perché è veramente una versione molto molto stabile e per quanto ho potuto vedere anche molto veloce. I punti salienti, quali sono le principali modifiche che ha introdotto GIMP 3.0? Hai bisogno di modificare un filtro applicato refà. La novità di GIMP 3.0, ovviamente la modifica probabilmente maggiore, è la modifica non distruttiva della maggior parte dei filtri usati di frequente, dopo vedremo come, quindi possiamo guardare in tempo reale la modifica, l'anteprima sulla Canva, sulla tela. Scambia file con più applicazioni, inclusi i file BC7 e DDS, che sono dei file, dei formati per del texture particolari utilizzate soprattutto in ambito videogame, oltre a migliore esportazione dei Photoshop document, quindi dei file di Photoshop, quindi anche una maggiore compatibilità con il programma ovviamente principe ovviamente di questo tipo di lavori, che ovviamente è Photoshop, ma è a pagamento, mentre GIMP, come sapete, è open source, completamente gratuito. Non sai quanto grande vuoi che sia il tuo disegno? Imposta semplicemente lo strumento di disegno per espandere automaticamente i livelli in base alle tue esigenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che andremo a stabilire esattamente sul disegno, cioè disegnando sulla Canva, le dimensioni della nostra immagine. Creare testo di qualità professionale è diventato più semplice, vedremo che possiamo impostare direttamente contorni, ombre, smussi direttamente dallo strumento testo, quindi anche questo ovviamente semplificato e velocizzato il prodotto di testi di qualità e di impatto. Organizzare i livelli, questo è anche una cosa molto molto importante che io aspettavo da anni. Organizzare i livelli è diventato molto più semplice grazie alla possibilità di selezionare più elementi contemporaneamente, spostarli e trasformarli tutti insieme, quindi una modifica simultanea di più livelli. Poi ovviamente gestione del colore ulteriormente migliorata nell'ambito del nostro progetto a lungo termine, volto a rendere GIMP un editor di immagine avanzato per tutti gli utilizzi. Il tool grafico, ovviamente il GTK3 migliorato, quindi interfaccia grafica ovviamente migliorata e nuovo restyling per il fantastico logo, la mascotte Wilbur. E quindi passiamo ragazzi direttamente a GIMP 3.0. Eccolo qua, la prima volta che vi faccio vedere l'intero del mio canale. Sapete che GIMP è il programma principe all'interno del nostro canale, nel senso che io ho iniziato con quello, anche se poi mi sono ovviamente espanso a trattare altri programmi, ma rimane ovviamente GIMP il primo programma che ho trattato e ci sono all'interno del canale più di 180 video solo dedicati a questo programma, quindi capite bene che se volete imparare GIMP questo è il canale giusto, il posto giusto. GIMP 3.0, pagina di benvenuto, vedete io chiaramente reinstallando GIMP 3.0 e disinstallando le versioni vecchie mi ha mantenuto ovviamente l'interfaccia. Chiaramente se volete l'interfaccia in questa maniera c'è un video all'interno del canale in cui fa vedere esattamente come avere l'interfaccia grafica esattamente in questa maniera, ma la possiamo anche personalizzare direttamente da questa pagina di benvenuto. Vedete che avete qui la pagina di benvenuto nella quale ovviamente vi dice la versione di GIMP, nella quale c'è un link diretto al sito, alle guide, alla documentazione se volete contribuire o donare, e personalizzazione. Quindi potete avere qui, vedete, potete fare direttamente le modifiche al vostro tema, potete tranquillamente il tema delle icone cambiarlo direttamente da qua, io lascio quella legacy,
La struttura delle icone sostituisce le dimensioni delle icone impostate sul tema, potete mettere icone più grandi, più piccole. La struttura del carattere, potete fare tutte le personalizzazioni già direttamente da qui, altrimenti lo potete fare nel tab modifica preferenze. Ok, contribuisci, possiamo contribuire sia con segnalando ovviamente i difetti, i bug che si possono creare, le traduzioni, cioè aiutare nella traduzione nella propria lingua dell'interfaccia di GIMP, e ovviamente, come abbiamo visto, con le donazioni. E qui in Crea, nel tab Crea, abbiamo la possibilità di creare un nuovo documento, aprire un documento o andare nelle immagini recenti, andare a creare, vedete, andare ad aprire direttamente una nostra immagine già utilizzata recentemente. E qui ci sono le note di rilascio nella quale si va a vedere nel dettaglio tutte le modifiche che sono state introdotte da questa nuova versione di GIMP 3.0. Molto bene, e noi facciamo un bel chiudi. Facciamo un bel chiudi perché andiamo a provare sul campo questo GIMP 3.0. Vi dico già che è una versione molto molto stabile, mi è piaciuta molto. Quindi file, apri recenti, andiamo a aprire queste due immagini scaricate da Leonardo AI. Ok, ho fatto un video anche su quello, sito di intelligenza artificiale che ovviamente vi crea immagini da prompt. Allora, questa tra l'altro l'ho utilizzata anche in un video su DaVinci Resolve. Bene, allora, come abbiamo visto ragazzi, andiamo a vedere qui nelle nostre modifiche cosa è stato introdotto. Abbiamo visto i filtri non distruttivi. Cosa significa? Lo vedremo passo passo. Filtro non distruttivo significa che se io vado su questa mia immagine a fare, ad esempio, vedete qua che c'è ovviamente il simbolo dell'occhiolino con la quale io rendo visibile o invisibile il mio livello, c'è il simbolo del bloccare, vedete, blocca visibilità, blocca posizione e dimensione, c'è il simbolo del blocco del livello relativamente a un determinato parametro, e c'è questo che è il simbolo dell'FX, ok, vuol dire che è stato applicato un filtro, un effetto a quel livello. Quindi io se vado qui filtri, faccio una sfocatura gaussiana, io vedrò che avrò questa sfocatura qui, e vedete che clicco su ok, così a caso, vedete che qua mi è apparso questo simbolo FX, che se io clicco mi dà effetti sul livello, sfocatura gaussiana. Voglio andare a dare un altro filtro, voglio andare a mettere ad esempio in questo quadrato qui del viso del ragazzo, io voglio andare a applicare un filtro di distorsione mosaico. Vedete che mi crea l'effetto mosaico che io posso andare a modificare, e posso fare ovviamente anche il DV di vista, chiaramente sapete sempre, ma vado abbastanza veloce ragazzi. Mi ha applicato quindi due filtri, giusto, su questo livello, su questa immagine, filtro mosaico qui in questo quadrato e filtro sfocatura gaussiana a tutta l'immagine. Quindi se io clicco qua, vedete che mi ritrovo direttamente qui due filtri. Sono filtri, vedete, che agiscono separatamente l'uno dall'altro. Quindi io posso tranquillamente, vedete, togliere la sfocatura gaussiana e vedete che il filtro mosaico mi rimane attivo sull'immagine stessa, sulla mia selezione. Vedete? Quindi posso andare ad agire separatamente quando ho più filtri su un filtro o sull'altro. E se io voglio aumentare il mio effetto mosaico, clicco due volte e vado a ripristinare, vado a modificare il mio filtro. Quindi sono filtri totalmente indipendenti che agiscono contemporaneamente sulla mia immagine, quindi sono filtri che agiscono contemporaneamente alla mia immagine in maniera separata e in maniera non distruttiva. Quindi questa è veramente la novità, forse principale in assoluto. Clicchiamo su ok e rendiamo di nuovo, vedete, attiva la sfocatura gaussiana, e se andiamo a togliere la visibilità al mosaico vedete che ho direttamente la sfocatura su tutta la mia immagine. Quindi veramente molto molto interessante, e io posso andare chiaramente ad eliminare tutti e due i miei filtri. Quindi veramente novità fondamentale di GIMP 3.0. Questo ovviamente, come avevo detto, è maggiore supporto di file sia in importazione che in esportazione, e sia in compatibilità, quindi miglioramento generale. E qui abbiamo l'espansione del disegno sulla base delle tue esigenze. Cosa vuol dire? Vuol dire, ragazzi, che se io faccio una zoom out, ok, e prendo il mio strumento di pennello, ok, e voglio andare a pitturare sul mio pennello, ma voglio andare a pitturare oltre la mia immagine, ok? Quindi oltre il mio pennello, quindi voglio che ci sia una superficie maggiore. Io cosa dovevo fare prima? Dovevo andare probabilmente in immagine, andare ad aumentare la superficie, quindi dimensione superficie, andare ad aumentare la superficie e poi andare a disegnare. In questo caso invece, mettendo visualizza mostra tutto, molto importante, perché altrimenti, vedete, io non vi mostro una canva, vedete, vi mostro una canva potenziale intorno, altrimenti io non la vedrei.
vado con il mio strumento di pennello, vado a prendere, tolgo la selezione, vado a prendere il mio strumento pennello e vado proprio a disegnare, vedete, così a caso sul mio disegno. Boom, vedete che io andando a disegnare fuori lui mi aumenta la dimensione dell'immagine in automatico. Perché me la crea bianca? Perché qui ovviamente ho selezionato il colore bianco. Se lo vado a selezionare di verde, ad esempio, adesso io quando vado oltre la mia immagine mi darà il bordo verde e così posso andare ad aumentare direttamente la superficie della mia immagine. Adesso io sto dipingendo, ma potrei fare ovviamente potrei debordare in altre maniere, lui mi aumenterebbe ovviamente la dimensione dell'immagine stessa. Quindi molto molto bene. Adesso faccio ovviamente un CTRL Z per annullare e andiamo a vedere le ulteriori modifiche. Creare il testo in maniera più professionale. Andiamo a vedere lo strumento testo, quindi no? Vado qui, faccio uno zoom in, testo, e vado a scrivere ad esempio vero eroe, scriviamo in maiuscolo vero eroe. Bene, fatto questo, faccio uno zoom, io cosa posso fare? Posso andare qui, vedete, io qui ho varie possibilità, a parte ovviamente la dimensione come al solito, quindi vado a selezionare, vado a renderlo più o meno grande, vedete, ecco, vedete qui si inizia a vedere il cosa si può fare. Perché mi fa vedere questo bordo e questo contorno stile Inkscape? Perché io qua ho varie selezioni, posso andare ad esempio, vedete, a modificare questo mio parametro che è il contornato e riempito. Se io faccio solamente riempito, lui ovviamente me lo farà del colore nero, che è il colore selezionato. Potrei andare a fare ad esempio solamente il contornato, quindi vedete mi scontorna l'immagine, mi scontorna il testo e mi lascia solamente i bordi. Oppure posso fare chiaramente come era prima, contornato e riempito. Io se lascio ad esempio solo contornato posso andare a selezionare ad esempio il mio contorno, colore verde, vedete, e se faccio ovviamente contornato e riempito mi sarà nero con ovviamente colore di riempimento verde, e io posso andare a fare tutte le mie, vabbè, adesso qui dovrei ovviamente allargare e farvi vedere meglio, eccolo qua, io qui ho tutte le mie modifiche, quindi posso andare a ovviamente lo spessore linea, posso andare a creare direttamente dei bordi, posso andare a creare direttamente degli stili di testo senza andarli a modificare con i filtri, ok, o con andando a creare livelli, sottolivelli, ma direttamente dal mio strumento di testo. Quindi strumento di testo migliorato, reso più simile a una sorta di Inkscape, ok? E poi andiamo a un'altra di quelle sicuramente modifiche fondamentali in GIMP 3.0, che è quella della modifica multilivello. Cosa vuol dire modifica multilivello? Qui adesso riporto così il mio pannello degli strumenti, torno allo strumento sposta, faccio uno zoom out, ok, lascio anche la scritta, sì dai, che ci sta, vado a prendere ad esempio questa mia altra immagine scaricata da Leonardo e la vado a mettere direttamente nella mia immagine e magari la vado a mettere sotto, quindi la prendo, la metto sotto a tutto, ok, in maniera tale che sia sotto. Bene, cosa voglio fare? Voglio andare a modificare contemporaneamente più livelli. Quindi come faccio io a selezionare più livelli? Vedete che questo è selezionato perché è un grigio un pelo più chiaro, vedete? Ecco, questo forse è una cosa che potrebbe essere migliorata, ma probabilmente cambia con il tema, e rendere un po' più visibile la selezione degli oggetti, ok, o dei livelli. Spingo CTRL, se io spingo CTRL e spingo un altro livello, vedete, avrò 2 livelli selezionati e 3 livelli selezionati, ok? Adesso ho al momento 3 livelli selezionati. Attenzione perché ovviamente questa selezione multilivello non vale per tutte le operazioni. Se io prendo il pennello e vado a provare a dipingere, vedete sotto mi dice impossibile disegnare su più livelli, selezionare solo un livello ovviamente. Però se io vado ad esempio a fare con lo strumento scala, ad esempio, no? Io vado a fare ad esempio vado a rimpicciolire, lui mi andrà a rimpicciolire tutti e 3 i livelli, vedete, contemporaneamente, quindi dopo posso andare a prendere uno e ad esempio spostarlo all'interno della mia Canva, vedete, e vado a selezionarli, vado a fare dei ritagli o delle modifiche strutturali al livello stesso in maniera multilivello, quindi non uno alla volta ma tutti e 3 insieme. Posso fare dei crop, posso fare delle rotazioni, posso fare anche ad esempio CTRL, vado sullo strumento ad esempio inclina, che è questo, vado ad esempio a fare una inclinazione di questo genere, clicco su invio, boom, e lui mi avrà inclinato tutti e 3 i livelli insieme. Quindi delle modifiche assolutamente molto molto comode, cosa che ovviamente mancava nelle versioni di GIMP precedenti. E poi, come abbiamo visto, ovviamente la gestione del colore è migliorato e il tool grafico migliorato.
una cosa molto importante, è stata migliorata la Application Programming Interface, la API. Questo cosa permette? Permette a GIMP di avere una stringa di compatibilità molto molto superiore, molto più dinamica per quanto riguarda la compatibilità con altri programmi, quindi con altri ad esempio plugin. Quindi sicuramente in futuro arriveranno molti plugin per GIMP 3.0. Purtroppo non è stato ancora inserito in questa versione di GIMP il pennello selettivo. So che molti di voi lo desideravano, lo desideravo anch'io. Avevo fatto un video in una versione di sviluppo, la 2.99, nella quale c'era questo pennello selettivo nel playground, nel terreno di gioco, se vi ricordate, ma si vede che ancora purtroppo il pennello selettivo in GIMP non è stato implementato al meglio. Probabilmente era lento, probabilmente non era preciso, probabilmente crashava molto spesso. Quindi si è deciso probabilmente per il momento di o non metterlo o di nasconderlo. Può essere che sia anche nascosto all'interno del menu di GIMP e poi verrà reso ovviamente accessibile con un futuro aggiornamento. Per il momento non c'è, e anche la voce che avevamo visto in modifica, qui c'era una voce di gestione estensioni, è stata tolta, ma penso che sia stata poi integrata nella API, cioè sviluppando la API pubblica di GIMP probabilmente non c'è stato più bisogno di gestire quel tipo di estensioni, ma si fa tutto tramite probabilmente la API. Sicuramente molto molto importante sarà il mondo dei plugin che saranno compatibili con GIMP 3.0, anche questa dovrebbe essere una bella rivoluzione. Sicuramente è già compatibile, come vedete qua, il filtro principale probabilmente di GIMP, che è gmic.eu, dove voi andate nella pagina di download a scaricare già la versione compatibile di GIMP 3.0, quindi sono stati veramente velocissimi a rendere compatibile questo set di filtri fondamentali, più di 500 filtri per GIMP. Infatti è perfettamente compatibile, perché se voi andate qui e andate su filtri gmic Qt avete tutti i vostri filtri principali. Adesso cancello questa scritta, voglio farvi vedere anche al volo che funziona veramente molto bene. Ad esempio andiamo a scontornare il viso di questo ragazzo, facciamo un filtri gmic Qt giusto per testarlo, andiamo su extract foreground, che sapete che è eccolo qua, sapete che è lo scontornamento. Ho fatto un video all'interno del canale che vi spiega esattamente come scontornare in 2 minuti tutto con questo filtro fantastico di gmic. Adesso io faccio applica e al volo voglio andare a vedere come si comporta. Ok, faccio uno zoom e vado a mettere i miei pallini direttamente qua, andiamo a vedere, per scontornare solo il viso, ok, del ragazzo. Voglio mettere un attimo alla frusta l'algoritmo di gmic associato a GIMP 3.0, se hanno fatto un buon lavoro con le API. Andiamo a vedere, qui metto tutti i pallini rossi per andare a scontornare direttamente la mia immagine. Ok, poi metto tutti i pallini rossi ovviamente intorno, clicchiamo su, chiudiamo, andiamo su applica. E vedete che ha già fatto un ottimo lavoro. Clicco su chiudo qua e clicco su ok, andiamo a vedere cosa ci ho combinato. Andiamo a vedere, vedete che ci ha creato tutti i livelli intermedi e vedete che ci ha già fatto un ottimo lavoro di scontornamento veramente in 30 secondi. Quindi direi ottima compatibilità del filtro gmic. Qua torno indietro e chiudo. Eccoci qua, tornati alla situazione iniziale. Veramente ottima compatibilità del filtro, del plugin, dei filtri gmic, e questo vi fa capire veramente come potrà probabilmente essere più semplice, più facile la creazione di plugin per questa versione di GIMP, che veramente mi ha dato l'idea di essere una versione molto veloce, molto stabile. Quindi sicuramente ottimo lavoro dopo tanto tempo, bellissime le funzioni implementate, molto utili, si aspettavano da tempo. Sicuramente ci aspettiamo in futuro il pennello selettivo, che è sicuramente una di quelle applicazioni veramente killer application, no? Cioè una di quelle applicazioni veramente fondamentali che possono fare ancora di più il salto di qualità a GIMP, e sicuramente anche l'introduzione di molti plugin veramente di ottimo livello tipo gmic, perché sicuramente l'API di GIMP in questo caso lo permette. Quindi ragazzi, sono stato onorato dopo tanto tempo di avervi annunciato finalmente l'uscita di questo fantastico, meraviglioso programma che è GIMP 3.0. Mi raccomando, provatelo, testatelo e ditemi nei commenti cosa ne pensate. Ragazzi, venitemi a trovare sul mio profilo Instagram vero_academy come sempre, e noi ci vediamo al prossimo fantastico video. Ciao e grazie a tutti.